Eccoci per la nostra intervista con Mister Conte. Mister, successo meritato dell'Inter, è sempre stato in totale controllo della partita. Le chiedo però se c'è stato un momento della partita in cui magari non era totalmente soddisfatto della disposizione in campo dei suoi, perché l'ho visto poi particolarmente dare indicazioni proprio ai giocatori nel secondo tempo, mi riferisco. No, ma ci sono attimi della partita dove è importante essere sul pezzo, ecco. Quindi per primo io dalla panchina. E ci sono momenti importanti, secondo me, soprattutto l'inizio del secondo tempo è stato un momento dove bisognava, non dico stringere i denti, però stare attenti, perché far rientrare in gioco il Genoa significava ridare fiducia e forze a un avversario che in quel momento comunque sembrava abbastanza tramortito. Quindi da parte nostra c'è stata la giusta attenzione, la giusta voglia, la giusta determinazione per poi chiudere la partita. Ecco. L'ultima da parte mia, mancano 2 giornate alla fine del campionato, le chiedo a che punto è la sua Inter ideale? Ma sai, la mia Inter ideale, cioè, io penso che questa è la mia Inter dopo un anno di lavoro, quindi con pregi, con difetti, con alcuni numeri importanti. È inevitabile che noi dobbiamo essere forti del lavoro che stiamo facendo. Io penso che i ragazzi meritano comunque di avere 76 punti, di avere comunque la miglior difesa, il secondo miglior attacco. Siamo, penso, la squadra che ha subito meno sconfitte, la squadra che ha fatto più punti in trasferta. Cioè, se vogliamo andare a vedere le cose positive, ce ne sono tante. Ecco. Quello che a me sembra è che c'è stato un momento dove si è tirato addosso all'Inter, a questi ragazzi, tante critiche, non so se per quale motivo, però ripeto, i ragazzi sono bravi, stanno lavorando. Se abbiamo da rammaricarci è per due partite ci dobbiamo rammaricare, loro lo sanno perché mi sono arrabbiato molto. Sono la partita col Sassuolo e la partita col Bologna, perché poi col Sassuolo quando fai gol all'86esimo non puoi subire il pareggio al 90esimo, a livello proprio di cattiveria, di mentalità. Col Bologna abbiamo fatto una cosa che non avremmo dovuto fare. Sai, quando sbagli in questa maniera paghi a caro prezzo. Poi per il resto sinceramente ho poco da rimproverare ai ragazzi, anzi stanno dando tutto, quindi orgoglioso di allenare questo gruppo. Studio. Buonasera mister, io la seguo su quelle che sono i numeri e le statistiche che lei diceva. Siamo la miglior difesa, siamo il secondo miglior attacco, record di vittorie in trasferta, 76 punti, eguagliata l'Inter di Leonardo, quindi il miglior punteggio degli ultimi 10 anni. Sono tutte statistiche superiori alla Juventus, tranne appunto quella del punteggio. Che cosa manca a questa Inter per arrivare davanti a tutte? Cosa manca? Manca se arrivi, secondo me quest'anno comunque hai fatto qualcosa di importante, però dobbiamo pensare che è una base di partenza, perché non è che dall'oggi al domani tu puoi pensare di costruire e recuperare 22, 23 punti o 25 punti. Vedevo che negli ultimi 8 anni la media punti di distacco tra Juventus e l'Inter era 25,7 e non puoi pensare che dall'oggi al domani arriva un allenatore nuovo, arriva con la bacchetta e praticamente sistema tutto. No, sono 10 anni che, ripeto, l'Inter comunque noi non stiamo vincendo, in 10 anni si sono create delle situazioni a livello di base, a livello di tutto, situazioni che secondo me comunque devi
devi migliorare perché come siamo intervenuti noi, sono intervenute anche le altre squadre quest'anno nel mercato. Quindi dobbiamo avere l'umiltà di capire che si è iniziato un percorso, non lo so se sia un percorso breve, non penso che sia breve, però ci deve essere la voglia di capirlo, di lavorare, di essere propositivi, di accettare quello che di positivo stanno facendo questi ragazzi ed essere propositivi, non distruttivi come invece ho visto in quest'ultimo periodo, perché mi è sembrato molto strano questo. Max? Sì. Ciao Antonio, ovviamente complimenti per la partita, Sì. per la vittoria di questa sera. Volevo chiederti una cosa su Christian Eriksen. L'ho visto nella partita, sia nella partita con la Fiorentina che questa sera, abbassarsi molto in mezzo, a giocare quasi da play e hai fatto in modo che Gagliardini e Brozovic si alzassero. Volevo sapere se era una soluzione, insomma, che avevate trovato, considerando che sia Genoa che Fiorentina creavano tanta densità e si abbassavano molto, quindi toglievano spazio nella zona, hanno tolto spazio nella zona di rifinitura ed era impossibile praticamente giocare dei palloni nel mezzo. Ma sì, è una situazione che comunque è provata, è studiata in allenamento, proprio il fatto prima Eriksen ma poi lo stesso Borca Valero, di abbassarsi e di alzare i due centrocampisti centrali per ricomporre una specie di 3-5-2 in alcune situazioni, proprio per cercare di essere più imprevedibili possibile. Poi per il resto ribadisco, Eriksen così come Borca Valero, il trequartista, ha libertà di azione, di muoversi, di attaccare lo spazio, di venire dalle linee, di venire a prendere palla. L'input è fare e cercare di essere determinanti, perché quello è un ruolo dove comunque bisogna essere determinanti.